Bentornati! Nel video di oggi vedremo come dipingere una miniatura in apparenza semplice ma ricca di elementi, senza aver paura di azzardare con colori accesi e brillanti. Questa miniatura fa parte della linea Cutimals di Gribo Games, realtà italiana di successo che molti di voi conosceranno già e che ringrazio per avermi fornito questa splendida miniatura. Non perdiamo altro tempo e cominciamo! La miniatura è in metallo e da assemblare, ma i pochi grandi pezzi di cui è composta facilitano di molto l'operazione. Stendiamo quindi un primer e identifichiamo i vari elementi con i colori base. Come avrete visto nei miei ultimi video o quotidianamente in live su Twitch, mi trovo bene a partire da base completamente nera e a tirar fuori i singoli colori poco alla volta, partendo da tonalità molto più scure di quelle definitive. In questo modo non avremo bisogno di usare shade per creare le ombre, ma potremo semplicemente omettere i recessi, così da avere già le ombre pronte. Inoltre, applicare direttamente colori chiari su base scura creerebbe un effetto davvero poco gradevole. Dopo i primi colori base, per i quali possiamo usare un pennello più grande per risparmiare tempo, passiamo ad un pennello più sottile per applicare gli ultimi, così da lavorare in modo preciso. Come vi dicevo, si tratta di una mia interpretazione che è nata con l'intenzione di unire due elementi che mi piacciono molto sulle miniature, ovvero le sfumature fatte a pennello e i colori accesi e vibranti. Il mio intento è quello di invogliarvi a lasciarvi guidare dalla fantasia per le miniature di cui non c'è o non volete usare una reference e che si prestano particolarmente bene ad una pittura più creativa. Se nella miniatura sono presenti elementi fatti da uno stesso materiale, come in questo caso il ghiaccio, è una buona idea quella di mantenere uno stesso colore e uno stesso stile, per una maggiore coerenza. Discorso a parte si potrebbe fare con cuoio o altri materiali, ma lo vedremo in altri video. Dato che ho pensato ad un effetto luminoso sia per gli occhi del pinguino che della nuvola, stendo un primo strato di bianco coprente, che intensificherà il colore che applicheremo dopo. Per la nuvola ho voluto provare a creare un effetto diverso dal solito, con una sfumatura invertita, e per questo è stato necessario dare uno strato coprente di lilla. Una volta terminati i colori base, siamo pronti a lumeggiare i singoli colori e a creare delle sfumature quanto più lisce possibile. I pennelli della serie Silver di Green Stuff World, che ho scoperto per caso e che vi consiglio caldamente, sono perfetti per questo scopo. Riprendiamo quindi i singoli colori partendo dalla veste, che andremo ad illuminare solo nelle zone di maggiore volume. I recessi e le zone in ombra le dovremo lasciar stare, così da sfruttare i colori scuri messi alla base. Aggiungiamo poi una punta del colore caldo che useremo anche sul becco, così da creare più varietà anche su un elemento liscio e piccolo come la veste. Oltre a schiarire la parte centrale restringendo di conseguenza la zona colpita, possiamo anche creare un sottile bordo sotto, leggermente più evidente, così da definire meglio l'elemento. Prima di schiarire il becco, possiamo anche creare delle ombre non necessarie, ma utili per introdurre anche qui più varietà cromatica, usando il viola che ritroveremo in molti altri elementi. Illuminiamo quindi il becco nella parte centrale, partendo dal colore di base, che applicheremo più leggero ai lati al confine con il colore viola, così da rendere liscio lo stacco. Passiamo quindi a due tonalità più chiare, restringendo gradualmente l'area colpita. Estremizzare i contrasti permette di dare maggior volume alle singole parti. Come vi ho mostrato in altri video, la consistenza del velo leggero vi sarà molto utile per ottenere delle sfumature lisce. Con un colore più chiaro di quello usato per la base della testa, accenniamo i denti e coloriamo il contorno degli occhi per staccarlo anche dal resto della nuca. Ho infatti preferito distinguere la zona degli occhi dal resto della testa, che faremo nera, blu e viola. In questo modo cercheremo di rendere più interessante un colore potenzialmente piatto come il nero, che anche se in modo ridotto risente dell'ambiente circostante con riflessi colorati. Come saprete, soprattutto se mi seguite nel canale delle live di cui vi lascio il link qui sotto, nelle mie miniature non può mai mancare l'avorio, colore che uso molto più spesso del bianco.
Anche qui l'ho inserito al posto del bianco per schiarire leggermente la zona adiacente agli occhi. Prima di dare maggior definizione alla barba, ho inserito delle strisce blu per rendere più naturale e meno piatto il risultato, usandolo anche per scurire ulteriormente la parte più nascosta. A questo punto, per una maggiore definizione, ho creato due tonalità, una più chiara e una più scura, mixando il blu al grigio e poi al bianco. Per le zampe utilizziamo gli stessi colori del becco, ma in maniera molto ridotta e semplificata. Come anticipato, la base bianca degli occhi farà in modo di rendere più brillante e vivo il verde che applicheremo adesso. A questo scopo è utile comunque scegliere un colore chiaro, almeno per il centro dell'occhio. Per dare maggiore forma possiamo anche intensificare il contorno con un colore più scuro, per poi rendere ancora più chiaro e brillante il centro. Ora che il pinguino è fatto, possiamo occuparci del soffio di vento gelido. Come abbiamo visto in altri video, io trovo che il modo più semplice per fare le sfumature sia individuare in modo netto e brusco le zone chiare, quelle a cui vorremmo dare più volume, e poi sfumare creando dei mezzi toni per coprire lo stacco. Questo discorso vale sia se vogliamo dare volume schiarendo, come nel caso del soffio di vento, sia al contrario, come vedremo poi per la nuvola. Dopo aver deciso quali saranno le zone più chiare, mischiamo quindi i colori usati per creare uno o più toni intermedi, se necessario, per coprire gradualmente lo stacco. Questo tipo di passaggi richiedono sicuramente un po' di tempo per essere fatti bene, ma oltre alla soddisfazione del lavoro finito, vi assicuro che più vi eserciterete, più li farete velocemente. L'importante è lavorare stando leggeri con il pennello e sfruttare i toni intermedi per avvicinarsi sempre di più a uno o l'altro colore. Per dare più movimento al soffio di vento, che ho volutamente fatto di un colore diverso dalla nuvola, ho inserito degli accenni viola sia davanti che sul retro. Qui però l'ho usato per dare più profondità ai recessi unito al blu di partenza. A questo punto passiamo ad un colore molto chiaro che mi ritrovo raramente ad usare nella mia pittura, ma che qui riesce a dare ancora maggiore volume alle estremità. Inoltre, con un pennello più sottile è perfetto per dare una forma e dei riflessi alle schegge di ghiaccio soffiate dalla nuvola. Prima di fare la stessa cosa anche sulla corona del re e al blocco di ghiaccio su cui poggia, ho preferito ripassare con un azzurro acceso, usato finora solo stemperato con altri colori, così da creare una base più chiara e omogenea. Una volta fatto, ho quindi definito le zone, creato riflessi e ulteriori sfaccettature. Anche per il resto della basetta ho fatto lo stesso, cercando di ricreare poi l'effetto del ghiaccio rendendo la superficie meno uniforme. Dopo la base di Temple Guard blu, ho applicato uno strato non uniforme di Gauss Blaster Green, ancora più luminoso.
Una volta asciugato, ho creato con il bianco delle spaccature nel ghiaccio di 2 spessori diversi. Per intensificare la disomogeneità possiamo anche sfumare in modo molto grossolano alcune zone proprio con il bianco, usato più leggero. Copriamo poi il tutto con un mix molto leggero e diluito dei 2 azzurri appena creati, così da rendere i segni bianchi meglio integrati con il resto. Anche se la miniatura non è finita, a questo punto ho rifinito la basetta per il mio bisogno di vedere il profilo preciso, ma questo passaggio solitamente si fa alla fine. Passiamo quindi all'ultimo elemento, ovvero la nuvola. Come vi anticipavo, ho voluto creare una sfumatura inversa, che è sicuramente meno intuitiva che la classica creata per schiarire. Mi sono infatti immaginata questa nuvola come una di quelle bellissime cariche di fulmini, che hanno quindi l'interno chiaro e l'esterno scuro. Ho identificato in modo brusco tutte le zone da scurire, inizialmente usando un colore che, come vedrete, ho poi fatto virare verso il viola. Una volta individuate le zone scure, ho poi fatto il contrario, quindi segnando tutte le zone chiare all'interno della nuvola, usando il color avorio anziché il bianco per darle maggiore calore. Vista a questo punto, la nuvola davvero non ha un bell'aspetto, ma vi assicuro che fra poco migliorerà. Si potrebbe partire già con il colore più chiaro per saltare questo passaggio, ma avendo usato un primer nero volevo evitare di usare colori chiari da subito, o sarebbero stati necessari tantissimi strati di colore che avrebbero rovinato la finitura liscia della miniatura. A questo punto possiamo creare dei toni intermedi tra quello iniziale e quello finale, unendo magari anche delle interferenze di altri colori, come ho fatto io unendo il lilla e il viola. Come prima, gradualmente copriamo lo stacco dei colori già stesi, rendendo quanto più omogeneo e liscio il passaggio da un colore all'altro. Più sono distanti i colori che vorrete sfumare, più questo processo richiederà tempo e pazienza, processo che vi ho velocizzato ma che non vi ho tagliato completamente, affinché si veda come lavorare gradualmente e con pazienza sia essenziale. Non vi nego che sia stato l'elemento più lungo da fare in tutta la miniatura, ma devo dire che alla fine il risultato finale mi piace e soprattutto è diventato esattamente come l'avevo in testa. Questo per farvi capire che ci può essere un elemento che richieda più tempo e attenzione di tutto il resto, ma che il tempo dedicato è poi direttamente collegato alla soddisfazione che ne ricaveremo. Passiamo quindi agli ultimi ritocchi, partendo dagli occhi della nuvola che, come detto, ho voluto fare come quelli del re pinguino, proprio come fosse una sua evocazione magica. Il processo è quindi lo stesso di prima, dal quale ho omesso il verde più scuro per rendere il tutto più leggero. Con il verde leggermente diluito possiamo fare anche un alone intorno agli occhi, così da ampliarne l'effetto luminoso. In ultimo ho legato maggiormente gli elementi tra loro con il color lilla, con il quale ho creato delle linee sul retro e sul davanti del vento gelido. Inoltre, usato leggerissimo, è utile anche per creare riflessi colorati nel ghiaccio, senza sovrastare il colore di base. Ho concluso il lavoro aggiungendo dei riflessi azzurri sulla veste del pinguino e sotto le zampe, per immergerlo meglio nell'ambiente circostante. E con questo si conclude il video di oggi. Spero che vi sia stato utile e di ispirazione per sperimentare di più con i colori sulle vostre miniature, così che possiate divertirvi come ho fatto io nel dipingere l'Ice Ping. In descrizione vi lascio il link al sito di Gribo Games, che ringrazio nuovamente, dove potete trovare questa e tante altre miniature della linea Cutimals, Fantasy Football e non solo. Vi lascio qui sotto anche l'elenco di tutti i colori e i pennelli usati oggi, alcuni prodotti consigliati e se volete sostenermi nel progetto di YouTube e Twitch per creare tanti nuovi contenuti, trovate qui sotto un modo per farlo. Nell'attesa di leggere cosa ne pensate del risultato finale, vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!